Ora vediamo questo strumento di diagnosi auto che permette di fare la diagnosi su tantissime marche e modelli di autovetture. King Bolen e Diag Elite è il nome di questo prodotto. Ha la particolarità che la sua applicazione è disponibile sia per Android sia nell'Apple Store, quindi anche per dispositivi Apple. Si può utilizzare sia su smartphone sia su tablet, come vedete. Questa è la sua scatolina, arriva dentro una custodia, lo trovate direttamente su Amazon e vi lascio il link in descrizione. Arriverà la interfaccia OBD, dopodiché dovete installare l'applicazione, la sua applicazione nel dispositivo smartphone o tablet e attivare l'applicazione con i codici di attivazione che sono scritti all'interno della confezione. Qui vedete c'è una clip, quando andate ad inserirlo fate attenzione a questa clip, alzatela leggermente magari, vedete, perché può fare un po' di resistenza. Questa è l'interfaccia che si va ad inserire nella porta OBD del vostro veicolo e attraverso uno smartphone o un tablet vi collegate. C'è il manuale di istruzioni in tante lingue, è disponibile in italiano, in inglese e tante altre lingue. Nella parte dell'inglese trovate un adesivo dove sopra è segnato il numero di serie e il codice di attivazione, servono per attivare l'applicazione. Prendete la vostra interfaccia e la inserite come vedete nella porta OBD del veicolo. Girate la chiave nel veicolo di uno scatto per andare ad accendere il quadro strumenti dell'auto. Questa è l'applicazione da installare, si chiama eDiag ed è disponibile sia per Android sia per dispositivi iPhone. Non è compatibile su PC Windows. Si crea il proprio account con la mail e si inserisce il numero di serie e il codice di attivazione, che avete già la licenza perché è disponibile, diciamo, è all'interno del pacchetto che comprate insieme all'interfaccia. Quindi il prezzo dell'interfaccia include già l'attivazione come applicazione full. Dopo ci sono tutti i vari pacchetti per ogni auto, come vedete. Specifico che l'interfaccia lavora tramite Bluetooth. Come vedete qui vi sto facendo vedere delle cose un po' a random, diciamo il primo utilizzo anche per me, anche se prima di fare il video comunque ho già fatto delle prove. Qui vedete tutte le marche disponibili. Voi lo aprite, se non la trovate scorrendo nel menu andate in alto nella lente di ingrandimento, scrivete non lo so Opel, Volvo, Fiat, Alfa Romeo e andate a cercare la marca, poi fate scarica e scaricate il pacchetto. Praticamente avete già l'applicazione full con il codice di attivazione che vi permette di accedere a tutte le marche. C'è qualche marca e modello nello specifico dopo che chiede delle attivazioni in più, non riguarda tutte le marche, è una cosa comunque che dipende dai marchi, quindi diciamo che è molto completa ma non è completissima. È chiaro che, come avete visto nei miei tutorial all'interno del canale, su Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep va benissimo Alfa OBD o Multi EcoScan, ma qui invece andate a comprare comunque un pacchetto molto più versatile perché vi collegate in tutte le altre macchine. Come vedete adesso ho scaricato Volvo e ho installato il pacchetto. Ora vediamo un po' come funziona l'applicazione. Ecco qua, questa è la schermata principale che vi troverete. Qui vi spiega già lui, mettete lingua italiano nell'applicazione e andate a cercare la marca desiderata. Come vedete abbiamo attivato il Bluetooth del dispositivo e ci colleghiamo alla nostra interfaccia. Il collegamento si fa direttamente tramite l'applicazione, tramite Bluetooth, non serve andare nei dispositivi Bluetooth del dispositivo. Abbiamo aperto la marca desiderata e si può fare ricerca automatica. Si può vedere se trova in automatico il modello di auto e tutte le sue caratteristiche. Se non lo trova, come spesso accade, non preoccupatevi, si fa semplicemente selezione manuale e si va ad inserire marca, modello, anno e tutti i dettagli che riguardano
l'auto in cui ci vogliamo collegare. Come vedete, in questo caso la ricerca automatica ha dato un bel esito positivo. Ci risparmiamo di fare la selezione manuale. Vedete? Specifica un'altra cosa mentre carica, praticamente avete la licenza full per l'applicazione inclusa nell'interfaccia che funziona su un dispositivo. Se per caso uno deve cambiare lo smartphone, deve installarla su un tablet, eccetera, deve disassociarla dall'account e la ricolleghi semplicemente ad un altro account. Come vedete siamo entrati nelle funzioni di questa Alfa Romeo e qui abbiamo tutte le varie centraline. Non occorre nessun cavo giallo o altro, si fa tutto con questa interfaccia. Se avete seguito i video passati sapete che con molti EcoScan e Alfa OBD occorre il cavo giallo perché fa la variazione dei pin. Questa interfaccia invece non occorre utilizzarla col cavo giallo nel quadro strumenti e nel body computer come avveniva su Alfa OBD o molti EcoScan. Come vedete siamo nella centralina motore, abbiamo fatto la lettura di tutti gli errori, non c'era nessun errore presente, quindi non abbiamo cancellato niente. Nel caso si potevano vedere i codici errori esatti ed effettuare la loro cancellazione. Qui possiamo andare a fare la verifica di tutti questi parametri, semplicemente si abilitano dalla parte laterale, dalla loro casellina. Una volta abilitati si clicca di lato e si va a verificare il valore, come vedete. Apprendimento, vedete, attivazione, spia, si può andare a fare il test su ogni singola funzione. Sono 198 funzioni in questo caso, vedete, controllo chiuso del boost, disattivazione della funzione start and stop, sequenza di frizione, eccetera. Disattivazione start and stop, distanza percorsa con spia a temperatura accesa. Queste qui comunque sono tutte cose che vedrete quando utilizzerete l'applicazione. Controllo motore, vedete distanza residuo al prossimo cambio olio motore. Questo cosa riconosce? Riconosce l'azzeramento del degrado olio motore avvenuto in passato, si collega nella centralina e vede la distanza che manca. La procedura comunque è semplicissima, per l'azzeramento si può fare anche con questa applicazione qui, dopo lo vedremo, e va fatta ad ogni sostituzione dell'olio motore, cioè ad ogni tagliando. Adesso sono ancora qui che scorro nell'applicazione, personalmente sono le prime volte che la utilizzo, quindi non sono espertissimo anch'io, ho già fatto comunque vari test prima di fare questo video. Sono partito adesso da una Giulietta, ma nelle prossime settimane la proveremo anche su altre autovetture. Come vedete nella barra di ricerca in alto si scrive quello desiderato, esempio olio, quello che preferite, EGR, vedete, controllo posizione valvole EGR e troverà in automatico le voci con quei caratteri. Siamo tornati indietro, queste sono tutte le funzioni nella centralina motore. Siamo tornati nella schermata precedente dove ci sono tutte le centraline. Vi ricordo che vi lascio il link dell'interfaccia in descrizione sotto al video. La trovate direttamente su Amazon, arriva l'interfaccia OBD con la licenza della sua applicazione. Queste sono tutte le altre centraline, ora possiamo aprirne un'altra. Vediamo il collegamento in questa centralina. Vedete, siamo nella centralina del climatizzatore, del riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, la centralina del clima. Qui, vedete, possiamo vedere tutto quello memorizzato. Inoltre, si può fare la ricerca e vi va su internet in automatico a cercare il guasto. Vedete, qui abbiamo degli errori, ve li dico già, tanto sono il ricircolo, la levetta del ricircolo, comunque che non funziona correttamente, classico problema della Giulietta, e il miscelatore dell'aria. Inoltre, se andate qua, come vedete, potete anche esportare tutto in PDF con tutti i dettagli del veicolo, tutti gli errori, il chilometraggio, potete fare anche una stampa che è una
Cosa semi-professionale, se dovete fare una diagnosi per un vostro amico, gli potete mandare il report direttamente in PDF, così gli rimane tutto memorizzato. Ovviamente gli errori si possono cancellare, ma se non vengono risolti l'errore in centralina si ripresenterà. Andiamo a vedere in un'altra centralina, servo sterzo. Come vedete, con una sola interfaccia si riesce a fare tutto senza bisogno di andare a cambiare cavo, cambiare interfaccia, eccetera. Anche qui vedete c'è un errore memorizzato. Se cliccate sempre ricerca si va sempre su internet a vedere il guasto tramite Google, mentre se fate l'altra andate a generare il PDF con la schermata e l'errore e tutti i dettagli. Siamo nella schermata principale, vedete? Adesso andiamo a vedere, questi sono tutti i software di manutenzione che potete eventualmente installare. Ovviamente dipende sempre dal tipo di autovettura, cosa si può fare o non si può fare. Questa è una applicazione e una interfaccia molto versatile, utile se vi volete collegare su tante auto, perché comunque praticamente le fate tutte o quasi. Poi chiaramente se dovete lavorare nello specifico su un'auto, magari potete utilizzare una diagnosi un po' superiore mirata a quella marca di veicolo. Comunque qui riuscite a fare le funzioni principali se fate tagliandi o altro, o comunque per vedere cosa c'è di errore. Poi ci sarà quella macchina in cui comunque ha bisogno di una diagnosi un po' più completa, ma diciamo che qui è già una buona base per partire. Esempio, su Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Jeep potete utilizzare l'applicazione Alfa OBD con la sua interfaccia apposita, che trovate i video, però la utilizzate Alfa OBD solo su quelle macchine, è molto completa, invece questa qui la utilizzate su tutto. Come vedete adesso sono ritornato a collegarmi nuovamente su Alfa Romeo. Sono andato nel menu, sto facendo sempre dei test, vedete? Gli iniettori, la batteria, l'IGR, sono tutte funzioni che possono rivelarsi utili in determinati casi, non sempre, sono tutte compatibili con ogni modello, dovete fare varie prove, si diventa comunque pratici con il tempo. Come vi dicevo, è compatibile con l'applicazione sia su Android sia sui dispositivi Apple, ma non è compatibile con i computer Windows. Non esiste al momento il programma su Windows per poterla collegare. Poi vi terrò aggiornati prossimamente su tutte le novità. Come vedete ci stiamo sempre collegando tramite Bluetooth. Siamo nelle funzioni, ovviamente dovete selezionare la marca dell'auto, dopodiché si va a selezionare il modello. Come vi dicevo, se il modello lo trova in automatico nella lettura, ben venga, altrimenti si fa selezione manuale e lo inserite manualmente. Ora vi riporto nelle altre centraline, comunque vedete OBD2. L'interfaccia, come ho già detto, è Bluetooth, quindi l'importante è che il dispositivo abbia il collegamento Bluetooth. Ora facciamo i protocolli, diamo un'occhiata qui, vedete non supportato, in questo caso non ha trovato in automatico l'auto, ma adesso non ci interessa tanto, si può fare sempre manualmente l'inserimento. Torniamo alla base, nella parte iniziale dove c'è il collegamento. Ora andiamo sempre ad aprire il nostro pacchetto, vedete, torniamo su Alfa Romeo, rivediamo come si fa il collegamento, si installa il pacchetto Alfa Romeo, che comunque è gratuito. Una volta aperta l'applicazione si clicca su Installa, si fa il collegamento tra il dispositivo e l'interfaccia tramite Bluetooth. Come vi dicevo, l'abbiamo già detto varie volte, questa è la selezione manuale, se non ve la trovi in automatico ve la faccio vedere.
Vedete, ho selezionato Alfa Romeo, Giulietta, ho selezionato l'anno, il modello, diciamo, è più esatto dire, e a questo punto mi collego al quadro strumenti. Chi segue il canale sa benissimo che per entrare nel quadro strumenti con Alfa OBD o Multi EcoScan occorre un'interfaccia modificata e un cavo giallo, mentre qui con questa interfaccia ci colleghiamo in tutte le centraline senza nessun cavo. Come vedete, nel quadro strumenti non abbiamo nessun errore memorizzato. Guardate qua. Assistenza numero sono i tagliandi, sapete che quando arriva a 0 sparisce la voce service, va ripristinata, basta inserire un numero superiore a 0, consiglio 9. Questi sono tutti altri valori che sono in questa centralina, sono i valori riferiti attualmente al tagliando, guardate qui. Abbiamo visto le funzioni principali e come utilizzarla della King Ball NDAG Elite. Ripeto le cose più importanti: è una diagnosi che si utilizza nella porta OBD del veicolo, funziona tramite Bluetooth e va collegata all'applicazione EDIAG. L'applicazione è disponibile sia per Android sia per gli iPhone nell'Apple Store. Il pacchetto, diciamo l'acquisto, include la interfaccia e all'interno dell'interfaccia i codici di attivazione, il codice di attivazione e il numero di serie per attivare l'applicazione in versione full. Ci si registra con un account, si mette la propria mail e si inseriscono il numero di serie e il codice di attivazione. Funziona tramite Bluetooth e si collega a un solo dispositivo il tutto. Se cambiate cellulare o volete collegarlo a un tablet, dovete disassociarle e ricollegate il codice di attivazione e il numero seriale a un altro dispositivo. Una volta aperta dovete scaricare il pacchetto di pertinenza della marca dell'auto desiderata. Quando andate a fare la ricerca, se si collega in automatico al numero di telaio, trova già tutti i dettagli. Se non lo trova, come spesso avviene, si fa l'inserimento manuale e si inserisce il modello dell'auto nei dettagli. Si procede così a verificare le varie centraline, a fare il reset degli errori, l'azzeramento del service, eccetera, eccetera.